Buongiorno e buona domenica a tutti. Oggi è domenica 14 novembre e stiamo riassumendo gli aspetti salienti del nostro modello vibrazionale, modello applicato al mercato euro-dollaro, time frame 30 minuti. Allora, cosa dice il modello? Il modello dice che a partire da una vibrazione iniziale si origina un campo vibrazionale rappresentato in questo caso da delle circonferenze. Dovremmo in realtà immaginare queste circonferenze come delle sfere, ossia prendiamo questa immagine qua, vediamo queste circonferenze, immaginiamolo come delle sfere e quindi che questo sia un cubo. Lo vediamo? Riusciamo a visualizzarlo? Ok, una volta visualizzato, immaginiamo che il nostro piano di lavoro sia in realtà un piano a tre dimensioni almeno, 4 se si introduce la variabile tempo. Il prezzo è un prezzo squadrato per prezzo tempo, quindi che segue delle regole di squadratura particolari a cui rimando video successivi a partire quindi da una vibrazione iniziale si origina questo campo di circonferenze barra sfere. Quelle che invece vediamo come circonferenze di colore giallo, azzurro e viola sono in realtà delle circonferenze barra sfere originate su cicli minori. Per esempio, se prendiamo questa circonferenza di colore azzurro, si tratta di un campo vibrazionale, di una circonferenza vibrazionale che si è originata in questo punto qua e si è conclusa qua. Quando si è conclusa questo ciclo minore? Si è conclusa esattamente quando il prezzo ha raggiunto e non oltrepassato il perimetro della circonferenza, costruita su punti oggettivi e di interesse a cui rimando anche qui in video successivi. Quello che è importante capire è che se il prezzo rimbalza, tocca e rimbalza, allora siamo in presenza di molto probabilmente di un esaurimento di energia del ciclo minore e di un inizio di un nuovo ciclo, cosa che infatti è venuta qua. Cosa sta succedendo oggi al 14 novembre? Sta succedendo questo, che il prezzo si è mosso attraverso i nostri punti notevoli che stiamo monitorando senza mai raggiungere l'arco di circonferenza che a noi interessa, non l'ha mai raggiunta, l'ha raggiunta in realtà una volta qua, ma l'ha oltrepassata, quindi per noi era un segnale che il ciclo non si era ancora concluso, è ribalzato un po'. Guardate un po' tra l'altro il prezzo come si sia mosso in questa sfera energetica appartenente al ciclo maggiore, come è successo per esempio qua, guardate come segue l'arco di circonferenza, guardate, qua, come rimbalzi, quando trova, per esempio trova una resistenza qua, supporto qua, su un ciclo, sul ciclo maggiore. Il ciclo maggiore è quello che detta le regole, il ciclo minore invece è come se si adeguasse, è come se trovassero un equilibrio in cui si ha la fine del ciclo minore e l'inizio di un nuovo ciclo. Il ciclo maggiore detta le regole, è una sorta di faro, il ciclo minore raggiunge il suo equilibrio e si ha l'inizio di un nuovo ciclo. Ancora qui non è capitato che sia rimbalzato, adesso stiamo monitorando questa zona qua, stiamo monitorando quindi questa zona qua, adesso la tengo, ve la evidenzio, stiamo monitorando questa zona qua e vediamo come si comporta il prezzo euro-dollaro. In realtà c'è da dire che noi non possiamo sapere a priori, cioè io non posso sapere a priori se e quando il prezzo raggiungerà quella zona lì. Tuttavia il modello mi dice che se il prezzo dovesse rimbalzare su una zona appartenente a una sfera di un ciclo minore, allora molto probabilmente siamo davvero in presenza di una fine di ciclo minore. I punti di interesse sono diversi, io ne monitoro diversi e quello che mi è capitato di vedere però è che si comporta veramente in questo modo. Allora, teniamo sotto osservazione il cambio, vediamo cosa vi tengo aggiornati. Vi voglio lasciare con una frase di Nikola Tesla: se vuoi
scoprire i segreti dell'universo, pensa in termini di energia, frequenza e vibrazione. Ciao, buona domenica a tutti, anzi, in onore del vero vi voglio far vedere che ore sono, perché in modo tale da non lasciare adito a supposizioni. Oggi è domenica, sono le ore 13:17, siamo allineati con l'orario del mio PC, andiamo anche su ora esatta, ok, 13:17, ci aggiorniamo e vediamo se effettivamente come si comporta il cambio e se anche questa volta l'equilibrio viene trovato in corrispondenza della circonferenza di un ciclo minore. Ciao!